Lo sa, signor Fellini, una volta facevo un numero con un compagno che si chiamava Fru Fru. Si faceva finta che lui fosse morto. Io entravo in pista e dicevo: "Ah, dov'è Fru Fru?" "Ma come dov'è Fru Fru? Lo sai che è morto." "Ma come è morto? Mi deve restituire le 10 salsicce che gli ho prestato l'anno scorso e una candela." "Ebbene, è morto", mi diceva. "Ma uno non può morire così, mi deve restituire le 10 salsicce, da qualche parte deve pur stare." "Ma cretino, ti dico che è morto." Allora io, che non mi davo per vinto, lo cominciavo a chiamare: "Fru Fru, Fru Fru." Niente, non rispondeva. "Fru Fru." A un certo punto presi la tromba, una vecchia tromba che avevamo, e cominciavo a suonare una melodia meravigliosa, una melodia che solo io e Fru Fru potevamo conoscere. E così cominciava questa melodia. Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, questo video per rispondere ad alcune persone che mi hanno scritto dicendomi che hanno sgoogolato, hanno cercato la mia vicenda artistica, anche per sapere insomma da dove provengo artisticamente e dove sono finito sempre artisticamente. Insomma, la cosa che ha colpito queste persone è però solo una, e la cosa mi fa anche un po' ridere, perché uno dice: mi faccio il mazzo così, e poi solo quello mi viene chiesto. Ecco, vabbè, pazienza. Comunque non c'è nessun tipo di problema, anche perché rispondo più che volentieri a questi quesiti, perché mi toccano il cuore. Come mai, le domande appunto di cui vi parlavo prima, come mai sei un appassionato così quasi esagerato del circo? Bella domanda, ci vorrebbe un video di 5 ore per rispondere a tutto, ma cercherò di essere abbastanza sintetico, ecco, per non annoiarvi. Allora, tutto parte da una pellicola, da un film che vidi tantissimi anni fa del compianto maestro Federico Fellini, che si intitolava Clown. Il film si intitolava Clown. Ecco, io guardai quel film e ne rimasi come dire, sbigottito. Mi piacque talmente tanto che cominciai quasi a pensare che la mia vita sarebbe stata più giusta che si conducesse all'interno di un tendone, di una compagnia circense, di queste carovane incredibili. E mi colpì tanto, e allora da quel momento in poi cominciai a cercare tanti circhi da vedere, quindi dai più faraonici, come potrebbe essere Moira Orfei, fino ad arrivare a quelli di provincia, e piccolini, con pochi spettatori, poche sedie sulle quali accomodarsi per vedere lo spettacolo, con clown magari più buffi, ma magari anche meno preparati di altri, ecco. Però mi piacque soprattutto quella versione del circo, quindi quella più piccola, quella più raccolta. Del resto, se qualcuno si ricorda il video che ho fatto con Roberta Tantillo ultimamente, raccontavo che io cerco sempre i posti piccoli, le comfort zone, dove sentirmi protetto, dove sentirmi abbracciato. Ecco, anche in questo caso mi sono affezionato a questi circhi di dimensione molto ridotta. E ecco, arrivato a questa conclusione, il giorno dopo, mi ricordo era un venerdì, andai su Google e scrissi circo piccolo, proprio questa parola, circo piccolo, e mi vennero fuori una serie di informazioni di tutti i tipi. Ecco, scorrendo sulla pagina leggo circo di Rataplan. Ecco, la cosa già mi colpì, perché Rataplan è un nome che non puoi dimenticare. Allora cliccai dentro e venni a scoprire che questo circo di Rataplan era un circo piccolo, molto piccolo, di stanza a Brescia, e all'interno del quale c'erano pochi artisti ma assolutamente validi. Ecco, io volli andare subito a cercarli, combinazione, quella sera, proprio la sera della ricerca su Google, venni a scoprire che si esibivano non sotto il tendone ma per strada, perché era piena estate, in una città vicino a casa mia, insomma relativamente vicino, ma in provincia di Cremona. Presi la macchina, corsi in questo paesino piccolino e li conobbi.
Ecco, per non dimenticarmi, lo faccio subito, conobbi Alessandro Sterza, Cujan, che è sua moglie, conobbi Brian e David, che sono i suoi figli, la moglie, la ex moglie di David, che si chiama Dina o Diana, e la piccola Amélie, che era la figlia appunto di Alessandro e Cujan. Li seguì per tutto il paese, guardandoli come un bambino dell'asilo, insomma, gli correvo dietro come tutti gli altri bambini, e da lì in poi cominciai a frequentarli. Divenni anche loro amico e cominciai a frequentarli tutti i sabati, ma tutti i santi sabati, per non dire addirittura sabati e domeniche, andavo a cercarli. Potevano essere dietro casa mia, potevano essere nuovamente a Cremona, potevano essere a Brescia, potevano essere a Firenze, insomma dovunque andavano io li seguivo come un cagnolino e diventai loro amico. Più in là cominciai a raccontarmi e dissi loro che anni prima avevo scritto un brano che si chiamava Geronimo Mastrillo, che mi diede la possibilità anche di vincere il Festival di Castrocaro nella sezione inediti. Questa canzone che è una canzone assolutamente surreale, che parla di un cappellaio matto, poteva in qualche modo anche abitare lo spettacolo di questo circo di Rataplan. Quindi diedi ad Alessandro il testo, feci ascoltare la canzone e lui mi inserì durante un'esibizione di Dina, che era una grandissima artista pianista, e insomma cominciai a cantare anche da loro. Dico anche perché ho cantato un po' dappertutto, ecco. E fu bellissimo, e poi la cosa piano piano si spense perché loro dovettero cambiare strategia lavorativa, si trasferirono a Rimini, dove tuttora sono, e lasciarono questo circo di Rataplan e cominciarono a lavorare in questo parco pubblico all'interno, appunto, cioè a Rimini, ecco, a Rimini. E durante la frequentazione di Alessandro stesso mi fece conoscere anche il fratello Liliano Sterza, con la moglie Patrizia, Neil il figlio, e cominciai a frequentare anche loro. Quindi non mi bastava Alessandro Sterza e il circo di Rataplan, pure il circo Sterza, perché si chiamava Circo Sterza e si chiama Circo Sterza quello di Liliano e famiglia. Cominciai a frequentare anche loro. Anche con loro divenni amico, e cominciò anche con loro un'avventura che ad oggi sta continuando. Certo, non ci si può vedere tutti i giorni, sia per una questione di distanza, sia per una questione proprio oggettiva. Loro devono lavorare, io adesso non lavoro, non ho un lavoro classico, ma finalmente anche con 4 soldi faccio musicista, e anzi senza 4 soldi faccio musicista, appunto, diciamo le cose come stanno, e ripeto, cominciai a frequentare anche loro. Anche con loro cominciai a cantare sotto il tendone. Ecco, quello era un po' più classico, un tendone un po' più classico di quelli, di quello che frequentavo da Alessandro, perché Alessandro aveva un tendone, non i classici tendoni che con la corda si tirano su e si tirano giù, era più una struttura molto più tosta, massiccia. Adesso io non sono un tecnico, non saprei come identificarvela, però era proprio come se fosse una piccola costruzione, c'erano le panche di legno, bisognava avvitare tutto per poter costruire questo circo, anzi teatro viaggiante, perché si chiamava teatro viaggiante, non circo. E invece Liliano aveva proprio il classico tendone, lo chapiteau come lo chiamano in Francia. Ebbene, dicevo, ho cominciato a cantare anche lì. Poi alla fine del video vi metto qualche spezzone di qualche esibizione da Liliano, perché purtroppo quelle fatte da Alessandro sono andate perse, li avevo su un hard disk, ma questo hard disk si è fritto, e per cui purtroppo ho perso veramente tanti file, anche se potete trovare su YouTube, digitando Circo di Rataplan Corrado Coccia, il video. Se io non sono in scena, meno male, però canto una canzone che ho dedicato a loro, e intanto si vede lo spettacolo di cui vi parlavo prima.
E invece da Liliano cominciai proprio a suonare, mi portai la tastiera, addirittura Liliano mi fece avere anche dei vestiti di scena, a volte entravo col mantello, a volte con la bombetta, insomma ero uno di loro e sono uno di loro perché ogni qualvolta vado non manca mai l'occasione per farmi esibire e io quando torno da questi spettacoli, ragazze, che lo crediate o meno, sono più felice di suonare lì che a Sanremo, ma questo ve lo posso assicurare, come ve lo potrei giurare, ecco, però non si giura. In ogni caso, ecco, veramente lì sono posti che amo, non so il perché, forse perché i miei da piccolo non mi hanno mai portato, ma non perché fossero cattivi, perché ero io che non lo chiedevo, insomma, forse avevo altri interessi, insomma, i bambini e il pallone, tutte queste cose qui. E quindi io al circo forse sono andato un paio di volte con i miei genitori, e però ho dovuto aspettare di diventare adulto per andarci, adesso continuo ad andarci. E questa è la mia storia circense, è una storia che non scambierei neanche con $1.000.000, perché è una storia che porto nel cuore, è una storia bellissima, una storia fatta d'amore, d'amicizia, di sudore, perché i circensi, ragazzi, oltre a dover essere artisti a 360 gradi, perché non c'è solo il mangiafuoco, il trapezzista, quello delle palline, quello dei piatti o il cantante o il musicista, tutti devono saper far tutto, sia perché se si infortuna un artista l'altro deve saperlo sostituire, sia perché proprio penso sia un loro stile di vita, quello di saper far tutto, e questo, ragazzi, è una cosa da non trascurare perché mi viene da dire che è più unica che rara. Quindi nel circo veramente si respira l'arte, ma poi si respira la poesia, si respirano gli sguardi dei bambini, che sono forse gli sguardi più sognanti, più meravigliosi che si possano vedere nel mondo, insomma, l'innocenza dei bambini. Io ho scritto tantissime canzoni per loro, ma veramente tante, alcune le ho pubblicate, alcune le ho nel cassetto, alcune le canto anche senza averle pubblicate. Ho scritto Chapiteau, ho scritto L'orologiaio, che non parla di circo ma è comunque può essere benissimo incastrata all'interno di uno spettacolo circense per il fatto che è un brano molto surreale. Ho scritto nell'ultimo album ce ne sono addirittura due, nell'album Tre quarti d'amore, e insomma ne ho scritte un'infinità, ragazzi. Ho scritto più canzoni per il circo che canzoni d'amore, però ne vado orgogliosissimo. Se dovessi tornare indietro farei esattamente le stesse mosse, forse ne scriverei ancora di più, perché l'amore del circo, l'amore come il circo, non me l'ha dato mai nessuno in campo artistico. Va bene, ragazzi, scusate la chiacchierata lunghissima, ma vi giuro che ho fatto una sintesi incredibile, se no veramente questo video sarebbe durato almeno un paio d'ore, non esagero, ma almeno un paio d'ore. Vi lascio con alcuni momenti girati con un telefonino, quindi non dovete pretendere una qualità in HD, di alcuni momenti appunto girati all'interno del circo di Liliano Sterza. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, fatemi pubblicità e buona visione di questi inediti video. Ciao! Dicono che in fondo a quella strada ci sia un negozio piccolo che vende dei cappelli, ci siano copricapi variopinti, d'internet e di lamelle. Dicono che sopra lo scaffale, vicino a quel berretto militare, ci sia un cappello strano impolverato con la striscia al contrario proprio sulla fascia blu. Geronimo Mastrillo, il nome d'Arranto, un mago sedicente, un vecchio cappellaio americano, un po' italiano che ti vende un sogno in più. Ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi mi vedrai dentro una città fantastica che avere senza farti male troverai sirene splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai ad amarle tutte
Geronimo Mastrillo, che è un po' come Barnum di quell'America lontana, per pochi spicci vende un'illusione, una menzogna insieme al suo cappello blu. Dunque ti dice che sia solo un esemplare, e invece ne ha una serie tutto uguale, dice, e dice che indossandolo si ferma l'orologio ed il tuo giorno fortunato arriverà. Geronimo Mastrillo, un nome da migrante, ma guarda come mente fedente, ti vende solo fumo ed anche il fumo che ti vende prima o poi ti aiuterà, se crederai. Ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi ti vedrai dentro una città fantastica che avere senza farti male troverai, siete splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai, ad amarle tutte assieme riuscirai. Geronimo Mastrillo, un nome da migranti, ma guarda come mente, ti vende solo fumo ed anche il fumo che ti vende prima o poi ti aiuterà, se crederai. Chapitur, signore destino, ed è con me del cane sopravvento, e segue quello più tenuto dei coltelli, e per finire quello sulle piantelli. Un bambino stropiccia i suoi occhi mentre guarda lassù, una fata con nastri di seta ed un rosso tutù, e quel tuffo carpiato e smonato la riporta fino qui, per quell'ultimo applauso finale di piccoli circolpani. Sempre efficace il trucco velato e l'occhio blu, risa sfiatate, buffe cadute a testa in giù, amori preziosi, prezzi preziosi, acrobazie, maglie e magie, luccicanti pagliette. Grazie. Lei sedeva fuori dal campino bianco e bianco era anche il trucco mio. La sua lacrima di ghiaccio argento tratteggiata non scendeva mai. Lei leggera come un'ombra si lanciò dalla corolla e scese giù. Prima di toccare terra un nastro rosso stretto al piede si legò. La nostra vita, cuore, magia, malinconia di colore. Io più buffo di me stesso presi un po' coraggio e glielo confessai, che il mio amor per lei sbocciò tra solidi picchetti che io assicurai. La nostra vita era una follia, no, ma filosofia. Bianco, rosso, giallo, trucco, senza trucco quest'amore. Unghierai divisi e voci, testimoni, spettatori del bene che fu. Dal baule dei ricordi, un vestito un po' retro, un mantello luccicoso, scarpe rosse come il fuoco che nonno calzò.
Prima di lanciarmi dal trapezio io lanciai i miei baci su di lei. Prima di legarsi ai nastri rossi lei legò il suo cuore insieme a me. Io senza trucchi ti porterò sopra quel filo d'amore. Quella notte dopo la tempesta io contavo i danni che lasciò. Lei sedette accanto al mio dolore con un fil di voce bisbigliò. Non disperare, non è un cliché, la nostra vita è così. Bianco, rosso, giallo, trucco, senza trucco quest'amore. Un via vai divise voci, testimoni, spettatori del bene che fu, dal baule dei ricordi, un vestito un po' retro, un mantello luccicoso, scarpe rosse come il fuoco che nonno calzò. Lei sedeva fuori dal campino, bianco e bianco era anche il trucco mio. La sorma di ghiaccio argento io ne colsi il suo splendore. Grazie. Grazie Corrado. Grazie.